Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, video molto richiesto, fai ti prego Fra un video con i tuoi oracoli lui lei, eccoli, solo oracoli lui lei e i tarocchi, va bene. Quindi facciamo oggi un video su cosa sta per confessarti, quindi la persona di tuo interesse, una persona a cui ci tieni, cosa sta per confessarti la persona di tuo interesse, va bene? Lo facciamo con i miei oracoli lui lei Taromantic. Questa è la scatolina, prodotti dalla Modiano, distribuiti adesso da Stazione Celeste, li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Andiamo a vedere, perché non lasciano spazio al dubbio, sono efficienti ed efficaci, come diceva mia nonna, come la candeggina. Quella diceva così, che te lo fai io? Quindi come la candeggina sui bianchi. E quindi andiamo a vedere cosa sta per confessarti, va bene? Va bene. Allora, andiamo a vedere qual è il mood. Mettiamo le due varianti, abbiamo la stella verde e il cuore giallo. Si vede? Sì. Quindi stella verde o cuore giallo, le potete sentire anche tutte e due, no? Come una variante unica, ma lasciatevi sempre ispirare dalla vostra maestria, ragazzi miei. Allora, cosa sta per confessarti? E partiamo dalla prima variante, stella verde. Mettiamola qua. Allora, e vediamo un po'. Pensa alla tua persona di interesse, pensa alla tua persona del cuore, la persona. Vediamo cosa sta per confessarti, poi andiamo a vedere perché. Cosa sta per confessarti? Ne metterò 3 inizialmente. Cosa sta per confessarti? 1, 2 e 3. Allora, facciamo un bel respiro profondo e entriamo nella magia di questa stesa. Cosa sta per confessarti? Ti prego, non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Questa persona ha fatto qualcosa che ti ha fatto pensare male, probabilmente. Ha fatto qualcosa che ti ha dato da pensare, ti ha dato del dolore, ti ha ferito. Se l'ho fatto c'è un motivo, ha delle ragioni. Allora, sappiamo che primariamente l'altra persona, come vi insegno sempre, è una maschera del divino. E questo è come se ti stesse parlando un po' il divino, no? Attraverso questa persona. Quello che ha fatto questa persona è stato voluto dal tuo sposo o la tua sposa celeste, affinché tu facessi una certa esperienza emozionale e ti avvicinassi sempre di più alle tue emozioni, che sono i veri protagonisti della nostra vita. Poi andiamo a vedere che cos'è. Chiariamo con i tarocchi. Cos'altro ti confesserà? Ti confesserà che se per baciarti dovessi poi andare all'inferno lo farei, così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Questa persona è disposta a fare un gesto limite per te. Andare all'inferno, magari ce l'hai già mandato, però è disposta a fare un gesto limite per te. Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno lo farei. Così poi potrò vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. E questa persona sa di non meritare, di non meritarti, va bene? Comunque si sente in colpa. E vuole fare un gesto limite. Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno lo farei, anche solo per un bacio. Vediamo cos'altro sta per confessarti. Tu sei l'amore. Qualsiasi cosa è successa tra te e questa persona, l'ha rinsavita questa persona, si è rinsavita. Tu sei l'amore. Tu rappresenti per questa persona la meta tanto agognata, la meta tanto attesa, l'amore. Come vi insegno sempre nel mito di Amore e Psiche, tu sei per questa persona l'amore che è dall'altra parte delle sue contrarietà, l'amore che è dall'altra parte del velo, l'amore che è al di là delle sue paure, l'amore come archetipo. Tu rappresenti l'eureka, l'obiettivo del suo percorso animico. Attraverso di te l'amore lavora dentro questa persona. Sì.
ok? Vediamo un po', mettiamoci i tarocchi, vediamo un po', vediamo un po'. Allora, perché questa persona dice ti prego non pensare male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Vediamo cosa ha fatto, vediamo cosa ci dicono i tarocchi. Ti prego non pensare male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Dieci di coppe, 6 di spade, 6 di coppe, si è allontanato dalla condivisione che avevate. E il 6 di coppe mi parla di tanta nostalgia per questa distanza. Si è allontanato dal tutto che avevate, il 10 di coppe, 6 di spade, allontanamento, 6 di coppe, sente una forte mancanza. Una forte mancanza per questa, perché è un 10 di coppe questo, no? È tutto. Magari si è allontanato dalla tua famiglia, dalla vostra famiglia o dalla vostra condivisione a tutto tondo. E c'è stato questo allontanamento qua, il 6 di coppe mi parla di tanta nostalgia, di momenti, sta pensando a quei momenti meravigliosi vissuti insieme. Mi sta dicendo che si è allontanato, non mi sta dicendo il motivo, ma mi sta dicendo questa nostalgia. 7 di coppe. Questa nostalgia lo fa vagare nella mente, no? 3 di coppe, re di coppe. Qua c'è una persona che è matura emozionalmente o ha maturato emozionalmente in questo allontanamento, che può essere successo anche nel passato, però sappiamo che il passato non esiste, ritornano sempre le stesse emozioni, ti arriva un'immagine che ti ricorda quell'emozione e te la fa pensare, significa che si sta evolvendo grazie a quell'emozione. Vediamo cosa, perché ti dirà se per baciarti dovessi poi andare all'inferno lo farei. Così poi potrò vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci, di Shakespeare tra l'altro. Perché dice questo? Cosa ci raccontano i tarocchi in merito a questo? Asso di bastoni, vedi l'opportunità che vuole. Asso di spade. E cavaliere di coppe, è una persona molto innamorata, te lo dico, quindi si avvicinerà a te con già questa predisposizione. Questa persona asso di bastoni mi parla dell'opportunità, no? Di fuoco, la kundalini che si accende, l'opportunità di questo bacio, di questa passione. Asso di spade ti chiamerà per dirtelo e per invitarti da qualche parte, cavaliere di coppe. Ha forte, cioè, le vedete pure voi le carte, no? Sono molto chiare e anche molto belle. Opportunità, opportunità, cavaliere di coppe. Espressarti, esprimerti, te lo stavo dicendo in spagnolo, expressar, esprimerti cioè, questo movimento d'amore. Sì, e qua c'è la chiamata, ok? Perché dice tu sei l'amore? Vedi qua c'è il diavolo, cioè proprio vuole ottenere questa cosa. Il diavolo 10 di spade, guarda c'è il diavolo, non vuole lasciarti andare, non vuole che stai con lui o con lei. Poi è successa una cosa, re di spade, 10 di spade, si è chiusa una tappa molto dolorosa probabilmente all'improvviso, è successo qualcosa all'improvviso, avete discusso, la situazione si è raffreddata. Vediamo un po', oppure questa è una persona, se la stai conoscendo da poco per esempio, che ha vissuto una tappa dolorosa nella sua vita a prescindere, però con te ha questo movimento fortissimo. Vediamo un po', perché questa persona ti dice tu sei l'amore? Perché questa persona ti dice tu sei l'amore? Ti confesserà questo, perché? La papessa. Ah, regina di spade, qua c'erano due persone probabilmente per alcune di voi. 3 di spade, sì. Qua per molte di voi c'erano due persone, la papessa e regina di spade. Questo ha dato un fortissimo dolore a questa persona che gli ha fatto fare il viaggio ctonio, sotterraneo, negli inferi, affinché potesse mettersi in contatto con le sue profondità. E quindi sei tu l'amore, ti dice, non l'altra persona. Comunque grazie all'altra persona noi sappiamo che ci evolviamo verso il Dharma, no? O consapevolmente o inconsapevolmente.
Se ci evolviamo consapevolmente con tutto quello che studiamo, anche qui nel canale, allora acceleriamo il processo evolutivo. A livello inconsapevole viene comunque il processo evolutivo, però è più doloroso, è da vittima ed è più lento. Allora qua dice, se non c'è nessun altro, invece io qua vedo che c'è una chiusura tra di voi. C'è una chiusura tra di voi avete messo la spada sulla difensiva, avete provato molto dolore, state provando dolore, alcune di voi. Mi auguro che per le nostre veterane sul canale state elaborando la ferita emozionale, no? Come una dea o un dio che vi arriva. Qua vedo che c'è chiusura tra di voi e questa persona ti sta, per molti di voi, sta pensando tantissimo e sta, grazie a questo dolore, sta lavorando o consapevolmente o inconsapevolmente con la legge spirituale, con la papessa. Questi siete anche voi che lo state facendo comunque. Sì, qua abbiamo il Papa, la lezione spirituale da integrare. Per alcune di voi questa persona era impegnata e quindi adesso vuole fare una pazzia, vuole fare qualcosa. Per altre invece qua abbiamo Papa e Papessa, ciò significa un'unione spirituale karmica. Quando dico karmica sono tutte karmiche, anime gemelle, fiamme gemelle, anime compagne, tutte karmiche sono, perché vengono da un ciclo di incarnazioni. Quindi qua abbiamo una relazione animica spirituale karmica che è stata voluta dal destino per entrambi affinché voi poteste elaborare delle dinamiche emozionali e vi avvicinaste sempre di più al Dio amore, come vi ho insegnato nel video Fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni. Questo sta per confessarti questa persona. Al netto di questo, adesso io prendo gli altri tarocchi e vediamo andiamo a vedere cosa faranno. Questo sta per confessarti, tutta l'energia della confessione che ti farà. Vediamo quindi cosa sta per confessarti, vediamo se ci danno anche delle tempistiche, del tempo lineare, perché il tempo non esiste. Vediamo qual è l'energia attuale tra di voi, energia attuale tra di voi. Energia attuale tra di voi. Infatti c'è un fermo tra di voi, c'è un 4 di spade in questo momento. C'è un fermo che mi parla di silenzio o mi parla di un break, mi parla di un o silenzio o di un break o di una pausa, l'imperatore, di una persona che ha delle sue cose, no? Re di denari, può darsi che sia una persona impegnata, o impegnata sulle sue responsabilità o impegnata a responsabilità e altro. Sì, c'è una certa rigidità in questo momento. Vediamo quali sono i pensieri di questa persona nei tuoi confronti. Quali sono i pensieri di questa persona nei tuoi confronti? Ti pensa, regina di coppe, ci sei solo tu nella sua mente, anche se sei uomo, sì, ti pensa, regina di coppe, ti pensa, costantemente pure, perché sei proprio nei suoi pensieri, e qua c'è il 7 di spade. Pensa che ti ha detto delle bugie, pensa che ti ha fatto uno sgarbo, pensa a rimediare, lo diceva anche la prima carta. Sei proprio nei suoi pensieri, costantemente. Vediamo quali sono, cosa ha nel suo cuore, cosa ha nel suo cuore, cosa ha nel suo cuore, cosa prova. La forza vorrebbe recuperare. Sta la forza e il coraggio nel cuore. Il suo cuore ha il coraggio di voler recuperare, il coraggio di fare azioni verso di te, il 6 denari, per intendersi con te. Quindi se siete no contact, questo è l'energia proprio interna, ti pensa costantemente e ha il coraggio, trova il coraggio per recuperare. Vediamo qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti rispetto alla connessione. La temperanza mi parla di equilibrio, però il blocco significa che non c'è equilibrio. Non vi parlate e quindi questo genera mancanza di equilibrio, oppure non c'è equilibrio, 8 di denari,
Non c'è sforzo nel mettere, non c'è equilibrio nel mettere uno sforzo. Mancanza di equilibrio. Mm. Mancanza di equilibrio. Vediamo quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. Asso di coppe. Opportunità d'amore. Trova il coraggio per dare un'opportunità d'amore, una possibilità al rapporto. Sì, ti pensa costantemente, non c'è equilibrio, troverà il coraggio. Nelle sue intenzioni vuole trovare il coraggio di avere un'opportunità con te. Asso di coppe, assolutamente sì. Il matto, vedi, punto a capo, vuole ripartire da zero con un asso di coppe. Vediamo adesso quali sono le azioni che farà nei tuoi confronti, quindi prossimamente. Gli amanti, prenderà la scelta d'amore, farà una scelta d'amore nei tuoi confronti. Farà una scelta d'amore nei tuoi confronti. Se c'erano altre persone non ci sono più, se è il tuo caso, è piccola parentesi per alcuni di voi. Farà una scelta d'amore nei tuoi confronti. Vedi, regina di bastoni, farà la scelta nei tuoi confronti che sta pensando, se c'era un'altra persona non c'è più. E invece farà la scelta nei tuoi confronti proprio al di là della se c'è un'altra persona o meno. Assolutamente sì. Vediamo qual è l'energia finale, cosa succede alla fine tra tutti e due. Cavaliere di denari, sì, arriva con una proposta in concreto. Arriva con una proposta in concreto, si farà valere nel tempo, mi spiego? Arriva con una proposta in concreto, si farà valere nel tempo a piccoli passi per guadagnarsi anche la tua fiducia. Sì, questo vedo. Il fante di denari, una proposta in concreto. Piano piano si paleserà tutto questo. Fa la scelta d'amore nei tuoi confronti, il piano piano si paleserà nei fatti, nella pratica, no? Vedrai che i denari sono concretezza, che si vede nel tempo, il radicamento e stabilità, assolutamente sì. Voglio chiarire un paio di carte, aspetta. Anzi, le chiariamo tutte. Allora, energia attuale tra di voi con il 4 di spade. Energia attuale tra di voi con il 4 di spade. Sì, 4 di coppe. Qua c'è qualcuno insoddisfatto. 4, 4. C'è un'energia di insoddisfazione da parte di entrambi in questo momento. Qua c'è silenzio e qualcuno è insoddisfatto di questo silenzio, oppure una situazione di insoddisfazione perché la situazione è piatta. Vediamo la regina di coppe. Quali sono i suoi pensieri nei tuoi confronti, regina di coppe? 7 di denari, sta aspettando o ha aspettato, però ti pensa, il 7 di denari è pensiero anche, no? Ti pensa costantemente, tanto che vediamo che qua poi i suoi pensieri si trasformano in azioni. Vediamo la forza. Cosa prova per te con la forza? L'8 di spade, sta cercando di avere il coraggio di uscire fuori da un impasse emozionale. Quindi sta trovando il coraggio per uscire fuori da un blocco emozionale e mentale. 8 di spade, c'è frustrazione a livello emozionale, sta avendo il coraggio di ripartire, di risalire, vedi? La temperanza e la temperanza. Non c'è comunicazione, non c'è equilibrio, sta avendo il coraggio di uscire fuori da questa tensione. Questa temperanza al blocco, perché la temperanza al blocco? Qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti rispetto alla connessione? L'asso di denari, l'opportunità. Avere un'opportunità, l'asso di denari è l'opportunità che sta nell'ombra, cioè sta nel blocco, però c'è questa opportunità. Un inizio in concreto, un'opportunità in concreto, magari non si decideva, vedi 4 di spade, ad avere questa opportunità in concreto. Ecco, farà questa scelta di darti un'opportunità in concreto, questo è il senso. Vediamo l'asso di coppe, le intenzioni nei tuoi confronti. Il mondo, assolutamente sì, avere successo in questa nuova tappa. Guarda, 10 denari per dare tutto. Vediamo gli amanti, le azioni che farà nei tuoi confronti.
il paggio di bastoni ti chiama, ti comunica, fa la scelta nei tuoi confronti, mostra molto interesse, assolutamente sì, dopo tanto pensare l'ha preso. Vediamo alla fine che succederà a tutti e due, quindi con il cavaliere di denari. Nove di bastoni, 10 di spade e il re di coppe, assolutamente sì, vedi? Qua c'è lui o lei che si apre emozionalmente a te come una persona devota, una persona di spessore, una persona matura emozionalmente, re di coppe. Ci si mette alle spalle questa sensazione di difese alte, di chiusura, di una tappa dolorosa, e qua c'è questa confessione e te la dimostrerà a piccoli passi. Due altre, due di coppe e l'otto di denari. Guarda, questa persona si impegna, vedi? Questa persona si impegnerà nel far funzionare le cose tra te e lui o tra te e lei, va bene? Si impegnerà con te, mi dice, con te che stai guardando, va bene? Quindi sì, ragazzi miei, io credo che questo è il mood, credo che non tarderà ad arrivare questa cosa, tempo 10-12 giorni massimo, perché le azioni sono più veloci qua, sì, anche perché il pensiero eh, andrà incontro alle azioni, sì. Vediamo un po' cosa mi dicono questi altri. Una carta di queste. Ostacoli materiali e finanziari. È possibile che ci siano stati degli ostacoli di natura lavorativa qui e quindi non c'era equilibrio per situazioni economiche, materiali, finanziarie. Ci sono potuti essere questi ostacoli, magari tu non lo sapevi oppure tu lo sai. Ostacoli di questa natura qui, infatti i denari qua ci sono. Però non ce ne saranno più, questi ostacoli qui. Vediamo, mettiamone un'altra adesso di queste. La regina, sì, ti tratterà come meriti. La regina sei tu, anche se sei uomo, ti darà il valore che meriti questa persona, ok? Mettiamoci un'ultima mia carta in chiusura con gli oracoli lui-lei. Quindi, trattando di quindi da regina, carta in chiusura. Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Stelle, stelle, a che fare con la sanazione, a che fare con la sanazione di dinamiche che ci sono potute essere di difficoltà, e questa persona vuole inglobare totalmente quello che sente per te e manifestartelo, va bene? Mettiamo un'ultima carta perché mi è venuta adesso, la volevo già mettere prima, però l'avevo dimenticato, questa. Ehm, Chi sei per questa persona? I miracoli. Tu sei un miracolo per questa persona. Questa carta ti dice anche credi nei miracoli. Che cos'è il miracolo? Quello che la tua mente razionale giudica impossibile. Quindi credi nei miracoli, ti dice questa carta. Per questa persona sei un miracolo. Ma soprattutto per te, questa è la carta che mi dice credi nei miracoli. E anche per alcuni di voi, credo che questa persona pensa che ci voglia un miracolo che tu dica sì. Non lo so, per alcuni di voi è così, eh? Quindi, ragazzi miei ragazzi, è una bellissima stesa anche molto profonda. Io concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la variante del cuore giallo. Andiamo a vedere cosa sta per confessarti questa persona, la persona del tuo cuore, la persona di tuo interesse, chiunque sia questa persona. Pensa a questa persona, poi andiamo a vedere qual è l'energia di questa persona, lo vediamo con i tarocchi, e da cosa è mossa, da cosa sono mosse le sue azioni verso di te, e vediamo anche in che arco temporale di natura lineare, perché sappiamo che il tempo è circolare, non esiste il tempo lineare, però vediamo che indicazioni ci daranno, ok? Allora, mettiamole qua. Allora, pensa alla tua persona di interesse e andiamo a vedere
chirurgicamente la verità. Allora, vediamo, ne metterò 3. Cosa sta per confessarti la persona a cui stai pensando? Cosa sta per confessarti la persona a cui stai pensando? Allora, 1, 2 e 3. Facciamo un bel respiro profondo. Vai. Cosa sta per confessarti? Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Qua abbiamo una persona che ha affrontato gli inferi, l'inferno delle sue credenze, è sceso nelle sue emozioni, ha fatto i conti con le sue emozioni, è stato molto molto male. Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Questa persona si è data conto che i suoi condizionamenti lo hanno frustrato a tal punto da scoppiare. I suoi condizionamenti, la sua mente razionale, la ratio, lo hanno frustrato a tal punto che se ne è reso conto, se ne è dato conto. Poi andiamo a vedere con i tarocchi cosa ci raccontano. Però ha vissuto dei cicli dolorosi che si sono ripetuti sempre, sempre, sempre gli stessi, ed è come se questa fosse la ruota del karma, no? Del destino che gira finalmente dopo aver ripetuto sempre le stesse cose, senza darsene mai un conto reale. E quindi è come se avesse avuto un exploit, un risveglio della coscienza, un po' una ruota con un giudizio. Vediamo cos'altro sta per confessarti. Quanto vorrei le tue gambe ora, e qua c'è una Kundalini accesa. Questa è una persona che si è contratta ed è scoppiata la verità. Come diceva un grande professore all'università, la natura vince sempre. Quanto vorrei le tue gambe ora. E ha un'energia erotica molto forte nei tuoi confronti grazie al lavoro svolto sulle emozioni, o inconsapevole o consapevole. Quindi la Kundalini si è accesa attraverso magari siete a distanza adesso, non vi state parlando, non vi state sentendo, oppure comunque c'è una situazione di tensione tra di voi, ma al di là di quale sia la situazione di tensione o meno, quanto vorrei le tue gambe ora è proprio una persona che si libera da condizionamenti e lascia che la sua energia erotica, creativa, lo avvolga. Ti sta pensando molto energia erotica e energia creativa, ciò che crea la realtà. Tutto energia kundalinica, tutto energia erotica. Noi la società razionale in cui ci troviamo, iperrazionale, ha desacralizzato anche l'energia kundalinica. L'energia kundalinica non è da intendersi a livello di genitalità, no, non è legata agli organi sessuali in sé, ma è legata a tutti i chakra. Quindi l'energia kundalinica è quella che crea, quella che ti fa creare le cose quotidiane, le immagini quotidiane, va bene? In questo caso, in questa persona si è risvegliata a più livelli. Vediamo cos'altro sta per confessarti. Che ha avuto sempre paura delle sue emozioni, appunto, come ti ho detto qua. Dice, ho sempre avuto paura delle mie emozioni, ho sempre indossato una corazza per proteggermi, poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. Ok, questa è una persona che la vita gli ha messo davanti tante volte l'incontro con le proprie emozioni. È stato molto doloroso, ma non le ha volute sentire, ha voluto controllare le emozioni con la mente razionale, tant'è che aveva proprio paura delle sue emozioni, delle emozioni legate all'amore. Questa persona nelle altre relazioni nel passato ha indossato sempre una maschera per proteggersi dalle sue emozioni, magari declinando, facendo capire tutto l'opposto, fino a che la vita non gli ha messo davanti tu. Tu che con il lavoro su di te, che facciamo sul canale, che hai fatto già
su di te il lavoro, l'hai denudato, gli hai denudato l'anima, l'hai messo in contatto profondo con le sue emozioni, con la sua anima. È come se la tua presenza gli avesse fatto dire a questa persona: adesso fai i conti con la vera essenza, adesso fai i conti con l'amore. È una persona che è scoppiata ed è in una fase di trasmutazione, ancora una fase di trasmutazione, però ha, diciamo, preso la verità. Caspita, io qua vedo un incontro di passione folle, che te lo dico a fare, cioè proprio senza parlarsi proprio, parlano i corpi. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Allora, mettiamoci queste, voglio mettere. Allora, perché questa persona dice: basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima? Perché ti confesserà questo? Vediamo. Cavaliere di coppe. Eccola qua. Qua ci sei tu, regina di bastoni, anche se sei uomo, E l'appeso. Uff, quanto ci pensa. Allora, ti vede irresistibile, ti vede incontenibile, irresistibile, e poi si blocca, l'appeso. Quindi vorrebbe, qua abbiamo il cavaliere di coppe che va verso la regina di bastoni, che sei tu che stai guardando, consultante, che tu sia uomo o donna, ripeto, non importa. Energia incontenibile d'amore e passione verso di te, e poi c'è l'appeso. Mi blocco, mi fermo, però non ce la faccio più, quanto vorrei le tue gambe ora. L'appeso mi parla di una persona che pensa tanto, non vuole fare gesti istintivi. Mi parla anche di un fermo che ci può essere tra di voi, o ci può essere stato peraltro dall'amore, cioè altre circostanze. Le altre circostanze possono essere di varia natura. Quindi mi fermo perché c'è altro, ci penso, ci rifletto, voglio cambiare prospettiva rispetto a questo, e soprattutto voglio cambiare prospettiva rispetto a quello che ho vissuto fino adesso. È un po' il succo di quello che abbiamo detto. Ok, allora vediamo ancora perché dice: quanto vorrei le tue gambe ora. Perché ti confesserà quanto vorrei le tue gambe ora. 3 di bastoni, 2 di coppe, qua c'è amore, Re di bastoni, sì, incredibile, c'è amore e passione. Re, regina di bastoni, qua c'è un potenziale di intesa a livello emozionale, passionale, sessuale, kundalinica, e anche simil carattere, simil carattere. Allora, questa persona sta pensando di fare dei passi verso l'amore, la condivisione con te, 3 di bastoni, apertura di cammino. E qua c'è anche un piccione viaggiatore, pensa di chiamarti se siete in contatto, o pensa di avvicinarsi a te, di fare azioni, re di bastoni, in conformità di questa condivisione d'amore insieme. Quanto vorrei le tue gambe ora. Quindi si è fermato per i cicli dolorosi, ma adesso fa azioni. Cioè, questo mi stanno dicendo, è questa l'energia che sta vibrando intorno a questa persona. Vedi il carro, prende la macchina, l'aereo, il treno, venire da te, il monopattino, il surf, non lo so, venire verso di te. Ci può essere una distanza che me la sottolineano per alcuni di voi, 3 di bastoni e carro, però è questa proprio l'energia. Ok, perché questa persona ti dirà: ho sempre avuto paura delle mie emozioni, ho sempre indossato una corazza per proteggermi, poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. Perché dice questo questa persona? Paggio di bastoni, asso di spade, il matto. Non ci penserà più, non ci penserai più, perché sei arrivata tu e gli hai denudato l'anima. Ha la chiarezza, l'asso di spade, questa persona, del fatto che tu lo avvicini alla sua anima, gli hai completamente scoperchiato l'anima,
e questa cosa per lui ha generato molta curiosità, paggio di bastoni. Molta curiosità perché tu gli hai acceso la Kundalini. Cosa succede quando accendi la Kundalini? Energia erotica a carattere sessuale e creativa. Il paggio di bastoni è proprio energia sessuale, erotica, alla chiarezza, grazie a quello che gli hai scatenato, di lanciarsi il matto, di fare questa follia, di lanciarsi e sentire la follia dell'amore, che non ha niente a che fare con la mente razionale, tant'è che la mente razionale con l'asso di spade mi dice a chiarezza mentale di lanciarsi, quindi sta seguendo l'istinto, l'intuito, va bene? E quindi ti chiamerà e ti dirà questo, va bene? Questa è l'energia. Adesso prendiamo questi altri tarocchi e andiamo a vedere come si conformerà questa situazione nelle sue azioni. Vediamo un po'. Allora, ribadiamo, l'energia attuale di questa persona e te. Che energia c'è fra di voi adesso? Qual è l'energia attuale tra di voi? Qual è l'energia attuale tra di voi? L'energia attuale tra di voi, tra te e questa persona? La morte. La morte mi parla di cambio. C'è energia di cambiamento tra di voi. Qua c'è la regina di coppe. C'è un'energia di cambiamento tra di voi in questo momento. Anche tu hai tagliato con la morte, hai fatto un cambio con le tue emozioni grazie a questa connessione. Eremita, il 4 di spade, c'è stato un fermo, c'è un fermo tra di voi. Questa persona ti pensa fino all'inverosimile, l'eremita ti pensa, ti ricorda, ti pensa. C'è energia di cambio tra di voi, va bene? Ok, vediamo un po'. Quali sono i pensieri di questa persona nei tuoi confronti? 5 di denari. Non sta bene senza di te. 5 di denari mi parla di una persona che sente carenza. Il diavolo, una persona che sente carenza di qualcosa che gli manca profondamente. E sì, sta male senza l'amore, sta male per cicli dolorosi, lo vedevamo qua, tossici, legati alla mente razionale, all'ego, magari pensa che non c'è speranza più con te, fa questi pensieri di carenza. Quali sono i pensieri di questa persona nei tuoi confronti? 9 di denari. Per alcuni di voi questa persona ha pensato che stava meglio senza di te, da solo. Però questo essere da solo questo essere da solo, infatti paggio di spade ti guarda a distanza anche per alcuni di voi, pensava che questa persona stare da solo lo rendesse più autonomo e si è focalizzato sulla sua autonomia. Questa puoi essere anche tu che hai tagliato con questa persona e ti sei focalizzata sulla tua autonomia personale. Quindi c'è questa persona che sta pensando alla sua autonomia, al suo lavoro, al suo denaro, dove poteva esserci anche una perdita in quell'ambito. Vediamo cosa ha nel cuore per te, questa persona, cosa prova, cosa ha nel cuore. L'8 di spade, è una persona che si sente frustratissima in questo momento. È una persona che si sente frustrata dal suo mentale, fa fatica ad ammettere le emozioni, te l'ho detto che è in un processo di cambio. L'8 di spade nel cuore è come se non volesse sentire, no? Ho sempre avuto paura delle mie emozioni e non volesse sentire. È come se la sua mente ingabbiasse le sue emozioni. 2 di bastoni, non sa che direzione prendere. Sta un po'... c'è energia di cambio tra di voi. E sta un po' persa questa persona. Vediamo cosa ha nel cuore ancora. Fante di denari. Guarda, vorrebbe chiamarti, parlarti e proporti qualcosa e si sente frustrato. La sua mente lo arrovella. 9 di spade, vedi, non ci dorme la notte. La mente. Magari mi dice di no, magari sto meglio così, magari. Vediamo qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti.
Il Papa, forse è una persona che non ha voluto un impegno fino a questo momento. O è una persona impegnata, o tu sei impegnata, o è una persona che è impegnata, o non ha voluto impegnarsi. Il blocco è impegnarsi. Oppure una persona che può avere delle responsabilità che gli impediscono qualcosa. Vediamo quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. Le intenzioni. 2 di bastoni, sta pensando, ha intenzione, deve prendere una decisione. Gli amanti, 2, 2, deve prendere una decisione d'amore, ha intenzione di prendere una decisione d'amore e ci sta pensando. Quali sono le azioni che farà nei tuoi confronti? Gli amanti, appunto, farà un'azione, farà una scelta d'amore. Se ci sono 2 persone farà una scelta d'amore nei tuoi confronti, perché gli amanti sei tu che guardi, qua l'abbiamo visto già. Sì, cavallo di bastoni, farà una scelta d'amore, ti parla all'improvviso, fa qualcosa all'improvviso, sta pensando, fa qualcosa all'improvviso. Vediamo qual è l'energia finale, poi li andiamo a chiarire tra te e questa persona. Cosa succede alla fine? La giustizia, certo che sì, questa persona prenderà la decisione di fare le cose fatte bene con te. Di fare le cose fatte bene con te. La giustizia mi parla anche di eventuale divorzio, è tutto che è a tuo favore. Magari non si voleva impegnare questa persona, magari vi siete lasciati, non sto meglio da solo, non mi voglio impegnare, non voglio l'impegno, no, ma da solo sto male, e che faccio adesso? Vorrei scriverle, ci penso, poi alla fine fa un'azione d'amore nei tuoi confronti ed è a tuo favore. Sì, 9 di spade, sta preoccupato o preoccupata. Vediamo cosa ci aggiungono o cosa ci confermano i mini tarocchi. Allora, energia attuale tra te e questa persona. La morte. Forse uno dei due viene da un processo di separazione importante da un'altra relazione, quindi ecco perché questi dubbi. Vediamo, energia attuale con la morte. Energia attuale tra tutti e due con la morte. 7 di spade. C'è un'energia evitativa in questo momento da tutti e due, oppure da uno soltanto, qualcuno evita l'altro o da entrambe le parti, però si vuole tagliare questa energia evitativa. Il 2 di coppe, si sta evitando la relazione, la connessione, c'è energia evitativa in questo momento. Vediamo i pensieri di questa persona nei tuoi confronti, quali sono? 5 di denari, 9 di denari. Il matto. È una persona che non se l'è passata bene a livello emozionale, ti ripeto, forse ha avuto delle relazioni o recentemente, o tra te e lui o tra te e lei, o recentemente ha chiuso una situazione con altre relazioni, o si porta addosso queste ferite, ancora le sta tagliando. Ricordiamo, basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, perché nella mente il matto è una persona che vuole lanciarsi, basta peregrinare mentale, una persona che vuole lanciarsi nella vita ma anche non sa dove deve andare. Voglio lanciarmi ma non so come devo fare. Vediamo ancora i pensieri nei tuoi confronti. La forza. Vuole avere il coraggio di fare qualcosa questa persona nei tuoi confronti. Qua c'è la regina di spade, può essere anche il coraggio di chiudere un matrimonio perché l'hai scelta nei tuoi confronti, o ha il coraggio di lanciarsi, vuole avere il coraggio di lanciarsi e fare punto a capo, prendersi anche l'impegno. Sì. Vediamo un po' cosa prova per te. 8 di spade, fante di denari. 6 di spade. Mi confermo che qua questa è una persona che non se l'è passata bene a livello emozionale. Ci sono queste spade nel cuore, la voglia di fare qualcosa e poi ritirarsi. Non se l'è passata bene, forse sta uscendo da un momento difficile a livello di dipendenze, guarda qua il diavolo, o a livello di una situazione tossica che ha a che fare col mentale, con l'ego, non se la sta passando bene a livello emozionale interno questa persona. Vediamo il Papa al blocco. Qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti? L'8 di denari. Può essere che non ha messo il mancato impegno in un progetto importante insieme,
oppure il mancato impegno, sì, il mancato impegno in un progetto insieme, oppure lavorava fuori, vedi il mondo e quindi non si poteva impegnare nella relazione. L'otto di denari mi parla di impegno, col Papa di responsabilità, quindi può essere che non ha messo impegno nella connessione, a impegnarsi in qualcosa di stabile, o può darsi che ci siano state delle responsabilità di lavoro che erano il blocco. Ok, vediamo un po' quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti, due di bastoni. Il mondo, aprire una nuova tappa e prendere una decisione. Mi marca una distanza qui. Vediamo gli amanti, le azioni che farà nei tuoi confronti con gli amanti. La regina di spade. Qua farà una scelta nei tuoi confronti che stai o sulla difensiva, oppure farà una scelta nei tuoi confronti dando le spalle a un'altra situazione di natura matrimoniale o convivenza con un'altra persona. Quali sono le azioni nei tuoi confronti, gli amanti? Cavaliere di denari, sì, farà la scelta nei tuoi confronti dandoti in concreto qualcosa, però con i suoi tempi, mi dice Cavaliere di denari, asso di denari, con i suoi tempi. Non vedo subito, se ci sono situazioni di natura matrimonio, situazioni di lavoro fuori, situazioni di convivenza, quello che vi ho descritto, te l'ho detto che non se la sta passando bene a livello emozionale. La scelta è nei tuoi confronti, va bene? E sarà una scelta giusta, una scelta chiara, una scelta definitiva, cioè una scelta importante. Però non è subito, mi dicono. Cioè, un pochino di tempo qua al Cavaliere dei Denari ci vuole. Vediamo la giustizia, cosa succede alla fine tra tutti e due? Perché lo vedo un po' perso qua. Cosa succede alla fine tra tutti e due? La giustizia. Quattro di denari. Il 9 di coppe. Sì, il re di denari. Farà scelte giuste nei tuoi confronti, però secondo i suoi tempi. Mi dicono che ci sono questioni lavorative che riguardano il benessere personale, importante. Farà una scelta giusta. Vediamo ancora due altre. Asso di denari e il 3 di bastoni. Assolutamente sì, però ci vuole un po' di tempo. Mi dicono che o lavora fuori questa persona e ci sono delle responsabilità e quindi non ha potuto mettere impegno nella connessione per queste responsabilità, però alla fine la giustizia mi dice che verranno prese decisioni giuste per ambo le parti con i suoi tempi e ti darà quella concretezza che anche tu desideri. Mi parla però di un'attesa col 3 di denari, può parlare di una distanza anche, vedi qua c'è il 10 di bastoni, un'attesa che può essere per distanza di lavoro o altro, che pesa questa cosa. Vediamo un po' cosa offre qual è l'energia del re di denari nei tuoi confronti, anche se è una donna, qual è l'energia del re di denari nei tuoi confronti? Il 2 di spade, vedi ci sono un po' di indecisioni ancora relative a questa distanza o al lavoro, un po' di limiti. L'energia dei 2 di denari nei tuoi confronti e il re di bastoni. Guarda, io ti dico una cosa, questa persona può avere dei dubbi rispetto a queste responsabilità che ha, ecco perché ci vuole un po' di tempo, però con il re di bastoni mi dice che farà azioni di un certo spessore nei tuoi confronti che mi parlano di giustizia, d'accordo? 8 di coppe mi parla di una persona che prende la decisione anche di staccarsi da un'altra relazione, per alcune di voi, sì. Invece qua fa la decisione, se non è questo il tuo caso, di andare incontro a quello che ti ho detto, con spessore. Dammene un'altra sugli amanti, le azioni che farà nei tuoi confronti. La regina dei bastoni, sì, qua ci sono due donne, vedi? O anche due uomini. Se questo è il tuo caso, la maggior parte delle ragazze e ragazzi che sta guardando questo video c'è questa dualità. E quindi la scelta è nei tuoi confronti mettendosi alle spalle quest'altra persona. Non è proprio subito, però io la vedo qua, d'accordo? Ok, voglio vedere adesso cos'altro ti dicono queste altre carte. Responsabilità emotiva ferita da ingiustizia. Qua entrambi state lavorando sulla ferita dell'ingiustizia, o tu hai percepito, e qua c'è la giustizia, ricordiamo, quindi viene messo, cioè il tempo che ci vuole in questo caso è relativo a quanto
karma, bruci anche tu e questa persona per arrivare alla giustizia. Quindi stiamo registrando questo video ad agosto, più o meno. Quindi la giustizia mi parla della tappa della bilancia, quindi tappa di ottobre. Se lo stai vedendo in un altro momento, anche a dicembre per esempio, questo video, sappi che le questioni riguardanti, al di là del mese di ottobre, le questioni riguardanti l'elaborazione della responsabilità emotiva, ci vuole un po' più di tempo, va bene? Se contiamo qua da settembre, ottobre, almeno 2 mesi ci vogliono qua, dal momento in cui guardi questo video. Se lo guardi a gennaio o febbraio per esempio, diamo questa tempistica, anche se è orientativa, è un po' relativa. State elaborando entrambi queste ferite, qualcuno è stato ingiusto con te o mi spiego, questa persona è stata ingiusta, ci vuole l'elaborazione di questa ferita. Vediamo cos'altro. Anello regalo, poi però ci sarà una sorpresa ragazze. L'impegno che prende è con te, te l'ho già detto prima, anello regalo, una sorpresa. Sì, assolutamente sì. Se per esempio non è che state insieme, comunque vi vedete, non è che non farà azioni, però quelle grosse che hanno a che fare con l'elaborazione della responsabilità emotiva verranno fatte entro 2 mesi o nei 2 mesi, va bene? Cioè che vediamo una persona risoluta, re di denari, re di bastoni e non più persa come il matto, va bene? Come il matto che è uscito anche qui 2 volte. Quindi entro 2 mesi attività risolute, ok. Mettiamone un'altra di queste degli oracoli lui lei. Sono geloso di te e nel frattempo è geloso. Nel frattempo questa persona è gelosa di te. E quindi anche questo percepire, questa gelosia fa lavorare all'interno questa persona, no? Vediamo ancora chi sei, cosa rappresenti per questa persona, chi sei. L'acqua. Tu fai mettere in contatto questa persona con le sue emozioni, te l'ho già detto qua. Tu per questa persona sei l'acqua, cioè sei le emozioni più profonde, sei una cosa importantissima che ha a che fare con lo scioglimento delle paure legate all'amore, al piacere. L'acqua è proprio il fluire, tu sei il fluire per questa persona, rappresenti con lei o con lui che quando questa persona pensa o guarda negli occhi lo sciogli. Ricordiamo qua, poi sei arrivata tu, mi hai denudato l'anima. Perché mi hai denudato l'anima? Perché sei l'acqua, sei le emozioni, tu sei emozione pura per questa persona, va bene? Ok. Vediamo un'altra, l'ultima carta. Il guerriero, sì, questa persona avrà il coraggio, ricordiamo qua è uscito anche il coraggio, ok? E con il guerriero di abbattere tutti i limiti possibili. Forza, abilità, disciplina, forza di volontà, eroismo, capacità di sacrificio per vincere l'ego, per vencer l'ego, per vincere l'ego. Ce la farà questa persona a vincere l'ego. L'abbiamo visto anche qui, noi abbiamo visto poi il risvolto positivo che c'è. Quindi, ragazzi miei ragazzi, ricordiamo che ogni relazione, ciò che è importante è sapere, come vi ho spiegato nel video Anime gemelle e fiamme gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni, ogni relazione è una palestra dove esercitarci nelle emozioni che l'altra persona ci dà in quanto maschera del divino. E quindi ogni relazione che abbiamo, sia nell'assenza che nella presenza, soprattutto nella mancanza, quando sentiamo mancanza, non è assenza, ma è invisibilità. E siccome l'unica relazione è quella tra umano e divino, e ciò che ci resta da conoscere è il divino, cioè l'invisibile, allora quando siamo in relazione, che ci sentiamo meno, siamo sempre in connessione con qualcuno, esercitiamoci nella palestra dell'invisibilità, quando non c'è quella persona, per immaginare, per lavorare su noi stesse, perché l'assenza è invisibilità, è presenza, va bene? E tu che sei acqua, fai fluire le tue emozioni in conformità dell'unico grande viaggio, dell'unica grande connessione tra umano e divino, di cui questa persona in questo momento ti fa da specchio.
d'accordo? Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!